del CD. E Super Audio CD, ma anche network player. Anche network player a circa 1.000 euro. Esatto. Però a noi in questo caso ci piace il fatto che sia un lettore di CD. È semplice. Semplice. Quindi tira pure fuori il carrilletto. Guarda, secondo me se io schiaccio qua... Eccolo, con dentro il disco disco. perfetto. Allora, seguiteci per la prova dell'Arkham CDS50. Interno del CDS50, allora, prima di tutto una chicchetta, la meccanica che è quella della PlayStation. È una meccanica molto molto buona, che è in grado di leggere fino a Blu-ray e con un circuito di correzione degli errori molto, molto preciso. A ridosso della meccanica il circuito di conversione che sta sotto e di buffer di uscita. Vedete i tre relè, uno per le uscite RCA e e gli altri due per le uscite XLR, che servono per cortocircuitare l'uscita e non far sentire il clac sugli altoparlanti. Operazionali, uno a canale per le uscite XLR e una coppia di transistor, li vediamo qua, di uscita per le uscite RCA. Interessante il sistema di stabilizzazione, che è uno per solamente la meccanica e l'altro solamente per i circuiti audio. Scheda network. La scheda network è la stessa che equipaggia l'amplificatore SA30 ed è quella un po' in comune a tutti i device dell'Arkham, ed è quella appunto in grado di fare anche da media player. In essa convergono sia gli ingressi network e wifi, qui possiamo vedere il cavo di collegamento dell'antenna wifi, che l'ingresso coassiale, l'uscita scusate coassiale e ottica del lettore. Infine un alimentatore switching estremamente surdimensionato, che diciamo tranquillamente riuscirà a fornire tutta l'energia necessaria per il funzionamento senza nessuna incertezza. Diciamo che è molto molto più grande di quanto potrebbe essere. Il layout del prodotto è abbastanza ordinato, si poteva fare un po' di meglio, quindi fondamentalmente lo promuoviamo quasi a pieni voti, diciamo un 8,5. Allora, questo è un lettore di CD Super Audio CD Arkham CDS50 un po' particolare, semplicemente perché appare strano che un costruttore come Arkham, e in generale un costruttore, diciamo, faccia un lettore di CD e Super Audio CD in questo momento di mercato nel quale i Super Audio CD mi sembra che non siano più negli scaffali dei negozi, Giulio. Diciamo che ci stanno, si trovano, ma come, chiamiamole così, giacenze o fondi di magazzino, peraltro pregevolissimi, e anzi, tutto sommato, vale pure la pena di andarseli a cercare. Dei cadaveri eccellenti. Sì, eccellentissimi, perché poi hanno grandi contenuti artistici, spesso e volentieri, e li si possono acquistare veramente a cifre piuttosto di realizzo. Detto questo, il qui presente CDS50 è intanto, a parte una rarità, perché oramai i lettori di CD puri ce ne sono pochi, di Super Audio CD ancora di meno, e di fascia bassa, tolto il fatto che la Oppo ha smesso di produrre questo genere di apparecchi un paio di anni fa, io direi che di fascia bassa non ce n'è praticamente. Forse c'è solo questo. Tenderei a dire di sì. Che costa? Poco più di 1.000 euro. Poco più di 1.000 euro. Quindi, insomma, stiamo parlando di un oggetto non economicissimo, ma neppure da svenarsi, dotato di un sacco di caratteristiche interessanti che proviamo a raccontarvi. Allora, intanto non è soltanto un lettore di CD, un lettore di Super Audio CD, ma è anche uno streamer di rete compatibile UPnP DLNA. Questo significa che se in casa avete ad esempio un NAS o un server che comunque è abilitato a questo tipo di funzionalità, che serve dei file, lui, un computer con della musica dentro abilitato DLNA, lui probabilmente lo sta facendo proprio adesso, DLNA Search. Lui sta cercando in rete, peccato che non c'è il cavo Ethernet attaccato. Se ci fosse il cavo Ethernet attaccato, troverebbe qualcosa, perché troverebbe i dischi di Giulio. Esatto, uno dei miei NAS, uno in particolare che serve sotto UPnP DLNA. Lo trova e a quel punto voi
faticosissimamente, mediante le freccettine, potreste fare la navigazione all'interno dell'albero gerarchico del NAS, 5.000 circa di Vabbè, i tuoi, Esatto. quindi siccome è difficile è meglio che vi scaricate un applicativo UPnP DLNA come Bubble UPnP, Kinski o M-Connect, che è il mio migliore amico in questo senso, e gratis o a pagamento. gratis o a qualche pagamento spicetta, dipende, insomma. e Arkham mette a disposizione la sua app, ma da questo punto di vista diciamo che non è Che non è proprio proprio il massimo, diciamo, esatto. quindi tenderei a dimenticarla, e quindi in quel modo avete a disposizione un fantastico streamer. Se giriamo l'apparecchio, eccolo qui, possiamo vedere che oltre alla suddetta porta Ethernet di cui abbiamo appena detto, c'è E all'antennina, perché questo prediligete se possibile il cablato, il ma cablato, questa è la nostra opinione. sì, diciamo sulla quale sono assolutamente convinto. Anch'io. Poi c'è una classica porta USB-A dove ficcare dentro la chiavetta con i file null'altro, e non si null'altro. Ora c'è anche da dire che poi col fatto che sta dietro, secondo me è molto scomodo andare a mettere la chiavetta con, insomma, È quasi un omaggio sì, fatto così. esatto. Ci sono poi delle uscite analogiche sia in formato sbilanciato che in formato bilanciato, 2 ingressi digitali coassiale e ottico, e Uscite digitali quasi. coassiale e ottico, un RS232 per protocolli di home automation, roba di questo genere, ma insomma sostanzialmente, fondamentalmente abbastanza Posteriore inutili. Eccolo. Lo abbiamo detto nella descrizione tecnica, forse la meccanica di questo L'abbiamo oggetto è la meccanica Quella della PlayStation. della Ma non ci PlayStation. potete giocare. Non ci potete giocare. Vabbè, allora adesso passiamo all'ascolto. Secondo me sì, che è la cosa che ci interessa di più. Allora, siamo... Giulio, abbassa per Abbassa. piacere, se no poi dopo si lamentano che non sentono quello che diciamo. Allora, siamo all'ascolto, anzi abbiamo finito l'ascolto, dell'Arkham CDS 50 che in questo momento, faccio notare, Fai notare. sta suonando in streaming dal NAS che sta nella stanza Esatto. accanto, nella server room, perché qui Quindi, disponiamo anche come di abbiamo una già detto, lussuosa server room. Lussuosa server room, quindi come abbiamo già detto è anche uno streamer. E anche uno streamer. Adesso diciamo la verità ai nostri follower. Esatto, diciamola tutta. Come sentite suona, e suona anche egregiamente. La prestazione come streamer, diciamo che dal punto di vista della fruibilità, Della gestione. gestione, ecco, non è che sia proprio fulminea, se proprio vogliamo dirla tutta. Ora, tenete conto che se uno lo utilizza come streamer da pannello frontale o da telecomando, E si può fare. ed è quello che io ho fatto, la navigazione attraverso la gerarchia delle cartelle sul file system del NAS la fai con le freccette e con questo display. Quindi Insomma, non è il massimo. no, Però non è il questo è run endpoint? Che No, tu questo sappia. non è run endpoint, no, non lo è. E anche se suppongo che è collegato, no, niente, no, non lo è. No, semplicemente va utilizzato con un'applicazione tipo Bubble UPnP, tipo Kazoo, tipo M-Connect, una di anche queste. Perché possiamo dire, Giulio, e sottolineare che la possiamo ritenere, visto il prezzo di acquisto, un gentile omaggio dell'Arkham. Perché già il lettore di CD, di Super Audio CD, assolutamente. insomma è... Assolutamente, no, quindi diciamo che questa è una cosa molto, se vogliamo, carina, molto gentile da parte dell'Arkham di dare questa possibilità. Però tenete conto, ecco, forse se uno lo deve proprio collocare, questo è un lettore di CD, nasce come CD, lettore Super Audio di CD, punto. Come lettore Super Audio CD funziona in maniera eccellente, veramente molto veloce nel caricamento. Molto veloce nel caricamento, assolutamente sì. E allora ha la possibilità, tirala su, va. esatto, di diciamo collegamenti wifi e anche se noi usiamo l'Ethernet, anche se noi siamo fedeli alla linea della vecchia Ethernet cablata,
però comunque diciamo che questi giochi di streaming li si possono fare anche con il wifi. L'altra cosa interessante Gli è si è che... ammosciata l'antenna. Gli si è ammosciata l'antenna. L'altra cosa interessante è che a livello di uscite, oltre, ma l'abbiamo già detto, lo ripeto, oltre alle due sbilanciate c'ha anche le uscite XLR. Ed è questo è nativamente bilanciato, perché molti lo fanno, diciamo, bilanciando lo sbilanciato, invece le uscite sbilanciate sono ottenute dal sbilanciamento dei bilanciati. Quindi... Gioco di parole, e Scusate, quindi con un amplificatore come questo che è intrinsecamente bilanciato, diciamo che la cosa funziona. Ma come suona quello? Non ti dilungare che poi ci dicono che sono troppo lunghi i nostri video. Allora, come suona? Qui secondo me va vista nell'ottica del rapporto qualità-prezzo. Perché ovviamente è chiaro che una macchina di fascia più alta suona meglio, è ovvio. Nell'ambito di questa fascia di prezzo io direi che tanto di cappello alla Arkham, perché ha fatto un prodotto che costa poco e che suona veramente molto bene. Sì. Io l'ho detto in apertura di video, era da tanto che non ascoltavo i CD, mi sono dilungato ad ascoltarmene tanti, con diciamo grande piacevolezza. Purtroppo esatto. Io ho avuto un solo problema, che abbiamo dovuto ascoltare insieme. Abbiamo dovuto ascoltare insieme. Vabbè. Stretti Stretti. No, lo scranno non me l'ho mollato questa volta. Assolutamente. Va bene, come lo collochiamo? Diciamo, a chi lo possiamo consigliare? Allora, io lo consiglierei sicuramente a un personaggia che secondo me esiste in gran quantità, cioè l'audiofilo di ritorno. Io non credo che un oggetto di questo genere possa interessare a un giovane, perché il giovane passa direttamente alla musica liquida, non gliene può fregare di meno dei CD. Però il quarantenne, cinquantenne che magari ha a casa la collezione di CD di quando era giovanotto giovanotta, quindi come noi, diciamo, noi siamo più anziani, ma va bene così. Infatti noi abbiamo i vinili a casa. Esatto, e si vuole ascoltare la sua collezione, con questo lo può fare con due spicci, comprando anche i Super Audio CD che si trovano a meno di due spicci. Quanto sono i due spicci, se proprio tu lo sai? Poco più di 1.000 euro. Qualche 1.000 spiccetto più di 1.000 euro, tenendo conto che non è lo street price, perché magari poi qualche negoziante uno scontarello lo fa, quindi diciamo sotto 1.000 euro. Sotto i 1.000 euro. E secondo me per sotto i 1.000 euro ti sei portato a casa un eccellente prodotto. Quindi, come dire, va bene così, promosso. Allora, follower, fate mi piace, e seguiteci. Vi salutiamo, arrivederci, grazie. Ciao. Ciao.